Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Baxogar OSC SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cosa ha Baxogar? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Baxogar durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa ha Baxogar? Baxogar ha un farmaco a base del principio attivo acido ibandronico, appartenente alla categoria degli osteomodulanti e nello specifico bifosfonati. È commercializzato in Italia dall'azienda OSC SRL. Baxogar può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Baxogar 150 mg 3 compressa rivestita con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Pharmacare SRL. Concessionario: OSC SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: acido ibandronico. Gruppo terapeutico: osteomodulanti. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: trattamento dell'osteoporosi in donne in post-menopausa di elevato rischio di frattura, vedere paragrafo 5, 1. È stata dimostrata una riduzione del rischio di fratture vertebrali. Non è stata stabilita l'efficacia sulle fratture del collo del femore. Posologia. La dose raccomandata è una compressa rivestita con film da 150 mg una volta al mese. È preferibile assumere la compressa nello stesso giorno di ogni mese. Baxogar deve essere assunto dopo un digiuno notturno, di almeno 6 ore, e 1 ora prima dell'assunzione di cibi e bevande, a parte l'acqua, del mattino, vedere paragrafo 4, 5, o di qualsiasi altro medicinale o integratore orale, compreso il calcio. In caso di dimenticanza di una somministrazione, alle pazienti va indicato di prendere una compressa di Baxogar da 150 mg il mattino successivo al giorno in cui si sono ricordate, a meno che non manchino meno di 7 giorni alla successiva assunzione programmata. In seguito le pazienti devono continuare ad assumere la compressa una volta al mese alla scadenza programmata inizialmente. Nel caso in cui manchino meno di 7 giorni alla successiva assunzione programmata, le pazienti devono attendere fino al giorno della successiva assunzione e quindi continuare ad assumere una compressa una volta al mese come programmato inizialmente. Le pazienti non devono assumere 2 compresse nella stessa settimana. Le pazienti devono ricevere un'integrazione di calcio e barra o vitamina D se l'assunzione con gli alimenti è inadeguata, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 5. Non è stata stabilita la durata ottimale del trattamento con bisfosfonati per l'osteoporosi. La necessità di un trattamento continuativo deve essere rivalutata in ogni singola paziente periodicamente in funzione dei benefici e rischi potenziali di Baxogar, in particolare dopo 5 o più anni d'uso. Popolazioni speciali. Pazienti con danno renale. In conseguenza della limitata esperienza clinica, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2, il trattamento con Baxogar non è raccomandato nelle pazienti con una clearance della creatinina inferiore a 30 ml/min. Nelle pazienti con danno renale da lieve a moderata con clearance della creatinina pari o superiore a 30 ml/min non è necessario alcun aggiustamento di dose. Pazienti con compromissione epatica. Non ha richiesto alcun aggiustamento della dose, vedere paragrafo 5, 2. Popolazione anziana, 65 anni. Non ha richiesto alcun aggiustamento della dose, vedere paragrafo 5, 2. Popolazione pediatrica. Non vi è un uso indicato di acido ibandronico nei bambini sotto i 18 anni e acido ibandronico non è stato studiato in questa popolazione, vedere paragrafi 5, 1 e 5, 2. Modo di somministrazione per uso orale.
Le compresse devono essere deglutite intere con l'aiuto di un bicchiere di acqua, da 180 a 240 ml, con la paziente in posizione seduta o in piedi. Non deve essere utilizzata acqua ad elevata concentrazione di calcio. Si consiglia di utilizzare acqua in bottiglia con un basso contenuto di minerali se c'è un problema associato a livelli potenzialmente elevati di calcio nell'acqua del rubinetto, acqua dura. Le pazienti non devono sdraiarsi per 1 ora dopo l'assunzione di Baxugar. L'acqua è l'unica bevanda che può essere assunta con Baxugar. Le pazienti non devono copyright masticare copyright succhiare le compresse per il rischio di ulcerazioni orofaringee. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Ipocalcemia. Anomalie dell'esofago che ritardano lo svuotamento esofageo, come stenosi o calasia. Incapacità di mantenere la posizione eretta in piedi o da seduti per almeno 60 minuti. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Ipocalcemia. Un'esistente ipocalcemia deve essere corretta prima di iniziare la terapia con Baxugar. Anche altri disturbi del metabolismo osseo e minerale devono essere trattati efficacemente. Un'adeguata assunzione di calcio e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazione farmaco-cibo. La biodisponibilità orale dell'acido ibandronico è generalmente ridotta dalla presenza di cibo. In particolare, i prodotti contenenti calcio, incluso il latte, e altri cationi polivalenti, quali alluminio, magnesio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Baxugar durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Baxugar durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Baxugar è destinato a uso esclusivo delle donne in postmenopausa e non deve essere somministrato a donne in età fertile. Non vi sono dati adeguati provenienti dall'uso dell'acido ibandronico, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari sulla base del profilo farmacodinamico e farmacocinetico e delle segnalazioni di reazioni avverse, si può prevedere che l'acido ibandronico non ha nessuna o ha un'influenza trascurabile sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse più gravi che sono state riportate sono reazione anafilattica/shock, fratture atipiche del femore, osteonecrosi della mandibola/mascella, irritazione gastrointestinale e infiammazione oculare. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non si hanno a disposizione informazioni specifiche sul trattamento del sovradosaggio con acido ibandronico. Comunque, sulla base delle conoscenze di questa classe di farmaci, il sovradosaggio orale può determinare reazioni avverse del tratto gastrointestinale superiore, quali disturbi di stomaco, dispepsia, esofagite, gastrite o ulcera, o ipocalcemia. Latte o antiacidi devono essere somministrati per legare l'acido ibandronico, e ogni reazione avversa deve essere trattata sintomaticamente. Proprio per il rischio di irritazione esofagea, non deve essere indotto il vomito e la paziente deve restare in piedi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci per il trattamento delle patologie ossee, bisfosfonati, codice ATC. M05/06. Meccanismo d'azione. L'acido ibandronico ha un bisfosfonato estremamente potente, appartenente al gruppo dei bisfosfonati contenenti azoto, che, proprietà farmacocinetiche. Gli effetti farmacologici principali dell'acido ibandronico sull'osso non sono direttamente legati alle effettive concentrazioni plasmatiche, come dimostrato da vari studi condotti sull'animale e sull'uomo. Assorbimento. L'assorbimento dell'acido ibandronico nel tratto, dati preclinici di sicurezza. Nel cane sono stati osservati effetti tossici, ad esempio segni di danno renale, soltanto ad esposizioni considerate significativamente superiori all'esposizione massima nell'uomo, il che depone per una scarsa rilevanza clinica.
Elenco degli eccipienti: nucleo della compressa, povidone, cellulosa microcristallina, amido di mais pregelificato, crospovidone, silice colloidale anidra, glicerol di bennato, rivestimento della compressa, opadrio YLS, 28908, bianco I, contenente ipromellosa, lattosio monoidrato, titanio biossido, e 171. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.